Bene, buon pomeriggio e bentrovati sul canale YouTube Eviso, benvenuti in questa diretta del 25 maggio. Io sono Marco Iorio, dell'ufficio marketing Eviso. Oggi parleremo di terzo settore, parleremo di solidarietà, parleremo di progetti sociali anche a livello europeo, a livello. E poi con Daniele Bergesi invece giochiamo in casa perché lui è un nostro collega, è il referente Eviso per il progetto Social VAT, un progetto europeo che oggi Daniele ci racconterai, visto che insomma Eviso fa la sua parte come player italiano in questo progetto europeo, ci aiuterai a capire che cosa vuol dire povertà energetica e come si sta cercando di affrontare, giusto? Certo, buonasera a tutti e grazie di avermi concesso questo spazio. Io chiamerei quindi in causa Daniele perché c'è un progetto, oggi Daniele rappresenta proprio questo progetto che vorremmo cominciare a conoscere, un progetto che al momento diciamo è stato un po' gestito da noi a livello interno, sono già diversi mesi che Eviso è impegnata su questo progetto che si chiama Social VAT, oggi Daniele ne è il referente, è un progetto europeo che si occupa proprio di povertà energetica e credo che questo discorso che abbiamo appena sentito in qualche modo possa rientrare in quelli che sono gli scopi di questo progetto. Daniele, ci inquadri un pochettino questo social VAT, così cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta. Certo, allora io per parlarvene ho preparato qualche slide, quindi chiedo alla regia di poter esprimere le slide. Dunque, il progetto Social VAT, intanto inizio a parlarne, è un progetto europeo finanziato, spero che si vedano, finanziato nel programma Horizon 2020 che riguarda l'innovazione e la ricerca. È stato un progetto finanziato con 2 milioni di euro e ci sono 14 partecipanti divisi in 11 paesi, come immagino possiate già vedere dalla slide. Noi come Viso abbiamo deciso di partecipare, siamo l'unico partecipante italiano, proprio perché il motto di Eviso è avere un impatto positivo sul mondo e noi abbiamo deciso di partecipare a questo perché ci sembrava un ottimo modo per esprimere questo motto. Il progetto europeo vuole andare a alleviare la povertà energetica all'interno del paese di riferimento, cercando di andare a combattere tutte le cause che la creano. Povertà energetica però non ha una definizione univoca in tutta Europa, non esiste una definizione normata in Italia. L'ultima descrizione del Ministero dello Sviluppo Economico risale al 2017 e non è mai stata cambiata da allora, e se ne parla come la difficoltà di acquistare un minimo di beni energetici e servizi, o ancora come un senso di vulnerabilità nell'accedere a questi servizi che implica una distrazione di risorse al di sotto di una certa soglia di povertà. Questo non è sufficiente. L'Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, Energie e lo Sviluppo Economico, vorrebbe aggiungere anche all'alto livello di spesa energetica anche una spesa totale al di sotto della soglia o una spesa molto bassa per il riscaldamento. Anche questo, secondo il progetto Social VAT, non è sufficiente, proprio perché per la definizione devono rientrare altri parametri, visto che è una definizione non proprio semplicissima. E questo mi porta a parlare delle motivazioni che stanno dietro a Social VAT. A partire da una serie di ricerche statistiche fatte dall'ente ricerca statistica europeo Eurostat attraverso l'osservatorio sulla povertà energetica, sono stati creati degli indicatori che ci permettono di capire un po' l'andamento della povertà nei vari paesi. In questo cartello vedete alcuni esempi di questo, per esempio le bollette arretrate, cioè in Europa ci sono addirittura 52 milioni di persone che non riescono a far fronte ai ritardi nel pagare le bollette energetiche, gas o elettricità. Un altro indicatore che viene utilizzato è il fatto che non ci sono abbastanza risorse per mantenere la propria abitazione calda d'inverno o fresca d'estate, e in questo rientrano addirittura 57 milioni di persone, eccetera. Quindi, per esempio, altri 104 milioni appunto la casa fresca in estate, 87 milioni vivono in una casa che non è energeticamente adeguata per il proprio comfort. Nella parte più in alto vedete la percentuale rispetto alla popolazione totale. In Italia il 12,5% ha problemi con bollette arretrate, o il 14% non riesce a mantenere la propria dimora al caldo.
E questo anche rispetto ad altri paesi, vedete che non è un dato così negativo, ma potremmo fare meglio se si guarda rispetto ad altri paesi. In più, dobbiamo aggiungere la situazione attuale con il Covid. La pandemia ha creato condizioni di povertà energetica probabilmente anche migliori, ancora non ci sono i dati, perché ci sono pochi dati sul Covid e non ce ne sono ancora meno sulla povertà energetica. Sappiamo benissimo intuitivamente che il confinamento induce una contrazione del mercato del lavoro, come abbiamo già visto, ci sono stati migliaia di disoccupati in più in tutta Europa, e per una domanda energetica che stava crescendo c'è stato un arresto addirittura del 10% rispetto a marzo-aprile dell'anno precedente. L'Italia ha messo in atto delle azioni di contrasto che nel caso dell'aspetto energetico riguarda prevalentemente il blocco delle sospensioni per morosità, quindi se alcuni clienti non riescono a far fronte alle proprie bollette, l'ARERA ha deciso, l'autorità per l'energia ha deciso di impedire che ci siano delle sospensioni del contatore, oppure un rinvio delle scadenze delle tariffe sociali, e infine un fondo Covid da 1,5 miliardi di euro per la stabilità finanziaria delle aziende, anche non solo dell'energia, ma più allargato, che può aiutare le persone in questa situazione molto particolare. Ci sarebbe adesso da dire... Sì. Daniele, intervengo su questo, poi ci sono 600 milioni che sono stati stanziati nell'ultimo decreto rilancio, che adesso l'autorità ARERA ci dovrà dire come verranno applicate per diciamo uno sconto sugli oneri per quanto riguarda le bollette delle imprese. Stiamo attendendo in queste ore appunto quelli che saranno i modelli applicativi. Invece per quanto riguarda gli obiettivi, magari volevo ancora, diciamo, ci lasciamo quali sono gli obiettivi e poi vediamo una seconda parte del progetto, se vuoi ancora procedere con... Come no. Allora, per quanto riguarda SocialVat, il progetto europeo è stato suddiviso in 5 parti principali che noi stiamo affrontando sin dalla nascita del progetto. Noi abbiamo aderito a SocialVat dall'inizio, dal settembre 2019, questo progetto durerà per 36 mesi, quindi fino a settembre 2021. Noi abbiamo intenzione di mappare la povertà energetica tra i nostri clienti e trovare anche i metodi per mapparla. Parleremo poi degli strumenti che si stanno sviluppando all'interno del progetto. Sviluppare degli schemi, si parla di schemi innovativi contro la povertà energetica, perché il progetto europeo non vuole finanziare noi partner per creare questi schemi e implementarli, ma per andare a disegnarli, perché lo schema stesso deve includere l'autofinanziamento innovativo. E questo è stato uno dei motivi vincenti per cui SocialVat è stato finanziato. Poi sviluppare le competenze tra noi partner, quindi se uno dei partner conosce di più di un altro, condividere queste esperienze, ed è quello che faremo anche questa settimana. Ci sarà una riunione online, dovevamo incontrarci a Madrid, ma non è stato possibile per la pandemia. Portare avanti il discorso implementando gli schemi selezionali e verificarne l'efficacia, e poi, la cosa vincente, riprodurre i progetti attraverso delle utility, delle energie o distributori che hanno deciso di accettare la sfida e di riproporre quello che riusciamo a fare noi partner. Infine anche aggiungere i consigli ai legislatori per far sì che esista una norma a livello europeo per definire la povertà energetica e anche a livello nazionale, cosa che tuttora manca. Questo più o meno è il quadro degli obiettivi che ci siamo posti per ora. Ottimo Daniele, grazie per averci illustrato questo quadro. Ovviamente qui si parla di un progetto che è in fase, in corso, quindi ovviamente si sta lavorando per poi arrivare a ottenere i risultati. Dopo magari ci dirai che cosa di concreto si sta sviluppando. Sì, è importante qua, Marco, parlavamo prima di famiglia, perché la povertà energetica è importante. Direi che la famiglia si legge un po' in modo trasversale, perché nel momento in cui viene a mancare l'elettricità e quando la famiglia si disgrega, fino al momento in cui c'è l'elettricità, il gas e il comfort della casa, la famiglia è unita. Nel momento in cui non ci sono più, vengono a mancare le condizioni di vita, i figli vanno dove vanno, la famiglia si spacca e si è perso un punto di aggregazione fondamentale. Poi un secondo punto, magari qualcuno, direi
anch'io all'inizio con semplicità pensavo che l'efficienza energetica fosse un lusso. In realtà è falso questo concetto. L'efficienza energetica non è un lusso, perché se io che non ho accesso ho un costo molto più alto di chi ce l'ha, e quindi se la mia casa non è efficiente, io pago uno scotto molto più alto, il mio frigo consuma il triplo, io già non ho i soldi per il frigo, non riesco neanche a pagare la bolletta, e quindi questo comportamento si avvita. Di lì ecco l'importanza di trovare dei metodi per riuscire a invertire questo ciclo. Ecco. Bene. Daniele, so che Social VAT vuole anche dialogare con attori del territorio, hai sentito anche tu delle cose interessanti, magari poi nell'incontro del prossimo 27 e 28, quindi tra 2 giorni sostanzialmente parlerete di tanti argomenti, magari verranno fuori delle idee. Siamo rimasti però diciamo con quello che era il quadro iniziale del progetto. Mi piacerebbe che tu adesso ci raccontassi cosa succederà, qual è diciamo quello che sarà l'evolversi di questo progetto e cosa concretamente verrà fatto, qual è diciamo anche un po' il programma di lavoro dei prossimi mesi. Certo, dato che si tratta di una questione non facile, perché appunto mancano le definizioni, mancano gli interventi da parte dello Stato, eccetera, mi piacerebbe prima di arrivare a questo presentare un paio di esempi attuali che già esistono sul territorio francese e poi quello spagnolo, per far vedere quello che altre realtà più grandi di noi come numero, come dimensione dell'azienda, stanno già mettendo in atto. Per esempio EDF in Francia sta nei confronti di persone vulnerabili mettendo in campo delle tecnologie di rinnovamento energetico, che possono essere pompe di calore, che possono essere mobilità elettrica, appunto per aiutare le persone che hanno bisogno di riuscire a risolvere la propria condizione di povertà energetica. In questo senso vogliono anche stimolare, e già lo stanno facendo, il mercato dei servizi energetici, oppure contribuiscono finanziariamente nei confronti delle persone che ne hanno bisogno, e questo sono un po' più avanti, proprio perché la Francia ha iniziato da prima rispetto all'Italia e rispetto a tanti paesi europei nell'affrontare il discorso, e partnership con mediatori sociali, a partire dalle associazioni non governative e no profit. Analogamente la Spagna fa una cosa simile, anche se sono più verso Naturgy, in questo caso l'azienda, più verso l'educazione, il training delle persone, quindi addirittura loro invitano i propri dipendenti a cercare di aumentare la consapevolezza delle persone nei confronti di un rinnovamento energetico della propria dimora. Lì nella slide c'è scritto RES-E, che in inglese significa sorgenti rinnovabili di energia o efficientamento energetico, quindi interventi anche consistenti sulla propria abitazione, con finanziamenti pubblici o finanziamenti diversi, oppure rinnovamento di case condivise, quindi nel social housing, o azioni condivise anche loro con associazioni non governative, e permettere ai propri clienti una flessibilità dei pagamenti. Queste sono azioni che sono già in atto, per Social VAT non si possono ripetere, nel senso che si devono nascere dei nuovi schemi, e in questo senso il progetto cerca di coinvolgere più attori per cercare di portare a termine il proprio scopo, dove lo scopo è l'aiuto nei confronti delle persone con povertà energetica, e il gruppo di attori che i vari partner cercano sono molteplici, a partire dalla ricerca e l'università. Noi per esempio abbiamo iniziato a contattare il Politecnico di Torino attraverso l'Energy Center e il professor Olivero, che qui ringrazio, che ci ha iniziato a dare dei grossi suggerimenti su quali possono essere le azioni secondo lui e secondo il Politecnico, ma non solo, anche l'Istituto di Ricerca italiano, l'ISIRES, sempre di Torino, che ringraziamo anche qui, Società dell'Energia, Servizi Sociali. Abbiamo qui oggi presente la Caritas di Saluzzo, tra i partner c'è anche la Caritas di tutta l'Austria, quindi sarà interessante provare a trovare un comune modo per affrontare la discussione, e quindi per portare a più persone possibili il nostro schema, i nostri interventi.
esperti di efficientamento, sulla povertà energetica, e poi ci sono, d'accordo, i legislatori, perché noi avremo bisogno di informare quali possono essere le nostre azioni per definire la povertà energetica in Italia e in Europa, ma anche chiaramente i gruppi finanziari, perché il progetto deve finanziarsi e trovare metodi alternativi per finanziare. In questo senso abbiamo suddiviso, come abbiamo già visto, il programma di lavoro. Sfrutteremo anche degli strumenti informatici che in parte sono già stati sviluppati e verranno sviluppati all'interno dell'Istituto di Computer Science, quindi di informatica di Atene, che coordina il progetto attraverso il professor Psarras e Andriana Stavrakaki, che ringraziamo in questo momento per il loro contributo. 3 strumenti informatici che ci permetteranno di trovare e mappare la povertà energetica attraverso il Social Value Analyzer, che permette di mettere insieme i clienti di una utility, quindi di una società dell'energia, con il reddito e altri parametri che possono essere di rilievo per andare a trovare queste persone. Poi il Social Value Plan, che permette di mettere in atto, anzi di scegliere quali sono questi schemi, andando ad analizzare i rischi, i costi e i benefici, anche in termini non solo economici, ma anche di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni, perché questo programma fa parte, essendo Horizon 2020, fa parte di un progetto più ampio della riduzione dei consumi. Giusto per dare un dato, in Italia, in Europa, circa il 40% delle emissioni è dovuto ai palazzi, condomini, palazzi delle aziende, eccetera, e non è poco. E poi infine il Social Value Check, che permette di andare a vedere l'efficacia di questi schemi che sono stati identificati. Tutti i partner devono sottostare a questo, quindi ci saranno degli studi che noi abbiamo già iniziato e che staremo portando avanti. Il progetto cerca di avere un impatto importante su tutti i 27 paesi e i mercati primari, specialmente andando a influenzare 150.000 famiglie in tutta Europa, la maggior parte aumentando la propria conoscenza e le proprie coscienze rispetto ai consumi, quindi riducendoli per cercare di diminuire la propria condizione di povertà energetica, ma altre, quasi 25.000, dovranno cercare o almeno le utility dovranno cercare di costruire degli interventi di efficientamento nelle proprie abitazioni per cercare di avere un impatto efficace in questo di cui stiamo parlando. Questo si stima possa avere un effetto di ridurre di circa 400 gigawattora annui di energia, gas e elettrica su tutto il territorio europeo, e di una produzione di circa 40 insomma, gigawattora annui di produzioni da fonti rinnovabili. E si spera di andare a influire sui legislatori, quindi creare una decina, 12 direttive, in realtà per paesi europei, ma anche 11 paesi europei, quindi 11 direttive più una a livello europeo, per andare a influenzare i legislatori che possono beneficiare quindi di questo progetto. Questo è un po' il quadro generale di cui ci stiamo occupando e che Eviso ha iniziato a fare per portarsi avanti e per avere un impatto positivo sul mondo in questo. Sì, grazie Daniele. Direi che perché un progetto europeo attacca il problema in modo sostanzialmente diverso dalla Caritas, perché quando qualcuno arriva alla Caritas con una bolletta non pagata e magari che è rimasta lì da mesi, il problema è già molto grave, ovvero quella famiglia è già forte difficoltà. Noi vogliamo, insieme ai nostri partner, attaccare il problema molto prima. Esiste un modo per capire quali sono le famiglie in difficoltà e aiutarle a non entrare in difficoltà, in modo che la bolletta non sia un problema, perché normalmente questo è stato studiato in Germania. Il contesto della povertà energetica è anche un contesto che può durare 6, 12, 18 mesi, nel momento in cui non c'è lavoro, ma appena ritorna al lavoro questo può essere gestito, ecco. E quindi anziché andare dalla parte di vabbè, la bolletta la paga qualcuno, no, facciamo in modo che la famiglia rimanga sostenibile e solida, senza aggravare. Ecco, di lì il punto di avere un social value analyzer, di capire quali le famiglie di rischio e come trovare dei modi in cui queste famiglie
escono dal rischio prima di arrivare alla Caritas o a chi li supporta. Certo, noi... Questo è il problema. Dica. Scusa. Il punto del mappare la povertà energetica è appunto in questo senso. Un problema che noi stiamo incontrando per ora è il fatto che noi abbiamo accesso soltanto a alcune informazioni e possiamo fare riferimento al reddito, per esempio, di una zona, di una certa area. Non possiamo chiedere alla persona se è disoccupata, se ha bisogno di aiuto al reddito, perché questo sicuramente ha un impatto molto importante sulla possibilità di essere o meno povero energetico. Chiaramente se tutti avessero un lavoro, al di là delle persone che in modo reo non vogliono pagare le bollette, però quasi tutti le pagherebbero e quasi tutti riuscirebbero a vivere in una casa confortevole. Chiaramente bisogna cercare di ottenere alcune informazioni e fare delle stime. È quello che stiamo cercando di fare, di portare avanti. Carlo aveva qualcosa da dire su questo? No, io ho soltanto da constatare il fatto che purtroppo i nostri utenti sono persone, famiglie, il cui reddito si approssima allo zero, perché sono famiglie che non hanno un lavoro, o se ce l'hanno è un lavoro molto precario, molto occasionale, molto stagionale, e quindi su questi nuclei come fai ad agire, diciamo, sperando che ci sia un uso più magari consapevole? Qui proprio siamo a livelli di redditi assolutamente inadeguati a consentire un tenore di vita minimamente dignitoso. Purtroppo anche il reddito di cittadinanza, che noi speravamo avrebbe potuto sopperire a queste situazioni qua, in realtà non ha sopperito, se non in casi molto rari. Sì, il punto qua è veramente che magari di una famiglia che viene con quei problemi, quello che è stato studiato in Europa è che ne esistono altre 10 che non sono sistematicamente in zona di povertà, ma che entrano in zona di povertà energetica. Il punto è, se si riesce ad evitare, la famiglia rimane unita. Se passano una certa soglia, che per 6 mesi non hanno i soldi, non sanno a chi rivolgersi e salta la corrente elettrica, quello è un punto di non ritorno. Ma se uno riesce a gestirlo ed evitarlo, ovvero gestire una caduta di magari 12-18 mesi, allora poi la famiglia si riprende. Ecco, quindi c'è un effetto leva di l'estrema povertà, no? Ma esistono dei contesti che, se gestiti, poi ritornano normali. Questo è creare solidità, l'idea del progetto a livello Europa. Ma noi vorremmo avere a che fare con situazioni del genere, in cui il nostro intervento può servire a tamponare una situazione di emergenza temporanea. Purtroppo casi del genere a noi ne capitano pochissimi. Ma anche perché questo è mappato, queste persone, molte, non si sentono di ricorrere fino agli estremi rimedi, ovvero esiste anche chi entra in zona di povertà in modo molto rapido, ogni tanto si trova per la strada, in 6 mesi non lo sa. Ecco, questo è anche riuscire tecnologicamente a capirlo, è una delle sfide tecnologiche di questo progetto, su cui ci sono 20 stati, quindi un centro di supercomputer in Grecia, voglio dire, è un qualcosa per riuscire a dare un contributo strutturale. Siamo quasi in conclusione. Io intanto ringrazio Daniele Bergesio, che invece tra 2 giorni, credo, se non sbaglio il 27 e il 28, sarà impegnato in questo meeting, a questo punto virtualizzato, quindi mi spiace Daniele, Madrid è una bella città, ma la vedrai in un altro momento evidentemente. e quindi, a parte la battuta, ovviamente ci sarà, insieme ai tuoi colleghi e anche dai nostri altri colleghi di Viso, quindi vi ritroverete per portare avanti i Social Watt, quindi questo è il prossimo appuntamento. Esatto, ringrazio voi tutti per questo spazio. Bene, buon lavoro Daniele.